La revisione di un articolo scientifico è una parte fondamentale di ciascuna ricerca, ma qualche volta è possibile ricevere dei commenti spiacevoli oppure addirittura che può succedere che l'articolo venga rifiutato. Che cosa fare in questi casi? Vediamolo in questo video. Innanzitutto occorre considerare il feedback di ciascun revisore, indipendentemente dai toni che utilizza nel dare un giudizio sul nostro articolo, come qualcosa di comunque importante e da considerare. Perché questo? Perché molte volte i suggerimenti dei revisori, quando anche fossero delle critiche, ci aiutano a dare una prospettiva di come viene percepito il nostro articolo all'esterno. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che accogliendo, almeno in prima istanza, i commenti dei revisori, noi siamo in grado di dare più corpo e prospettiva alla nostra ricerca e quindi robustirla. Ci sono dei casi però in cui non è sempre utile accogliere i commenti dei revisori, in primis perché si rischia di snaturare quello che è il nostro articolo e quindi di dare delle derive che invece non vogliamo dare. In altra ipotesi è possibile che il nostro articolo rischi di diventare eccessivamente lungo. In terza istanza è possibile poi che il nostro articolo non abbia trattato determinati argomenti ripresi dal revisore proprio perché è stata una questione di lunghezza dell'articolo, per la quale la rivista decide di stare ad esempio in determinati caratteri o numero di parole. Cosa fare in caso di gestione del rifiuto di un articolo? Beh, innanzitutto occorre considerare che il rifiuto dell'articolo può avvenire per molteplici ragioni, ma in buona sostanza avviene perché due revisori, o almeno due revisori, lo hanno valutato come debole. Possa essere debole metodologicamente, a livello di background, oppure può essere che i risultati sperati non siano così impattanti all'interno del mondo scientifico. In altre circostanze poi un articolo può essere rifiutato dall'editor direttamente della rivista perché magari non è pertinente con l'obiettivo, con lo scopo o con la tipologia di articoli accettati all'interno di quella rivista. Quindi non è per forza indice di assenza di qualità dell'articolo. Ci sono casi in cui poi i revisori possono avere dei bias, dei pregiudizi, dei preconcetti, oppure dei conflitti di interesse nei confronti del nostro tema, proprio perché magari lo trattano anche loro, ma in un modo totalmente diverso e quindi possono essere un po' più aggressivi nel dare dei commenti, anche se non è sempre così. In altri casi poi è possibile anche che il revisore non sia sufficientemente preparato per valutare l'articolo e che dia una revisione più da un punto di vista opinionistico e a livello di expertismo su altri settori, piuttosto che rispetto all'articolo scientifico che hai sottoposto. In questi casi, se pensi che uno dei revisori abbia dei bias oppure sia guidato da dei conflitti di interessi, quello che puoi fare, qualora il tuo articolo sia stato rigettato o comunque valutato negativamente da uno dei revisori, è chiedere all'editor di sottoporre il tuo articolo ad un ulteriore revisore. Questo non ti garantisce che l'articolo venga poi effettivamente pubblicato, ma se non altro puoi agire in maniera pulita e professionale, capendo se effettivamente quel revisore aveva dei conflitti di interesse ed eventualmente comprendere come la tua ricerca o il tuo articolo può migliorare per essere risottoposto a quella rivista o una nuova.